18 dicembre 2021. Questa volta la latitanza di Graziano Mesina, 79 anni, è durata poco più di un anno e di nuovo non si era allontanato dalla Sardegna per nascondersi. Nel corso della notte i carabinieri del ROS, con il supporto del GIS, del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro e dello Squadrone Riportato Cacciatori di Sardegna, hanno catturato l'ormai ottuagenario, latitante dal luglio 2020 e destinatario di un provvedimento di esecuzione pena a 24 anni di reclusione. I carabinieri hanno inoltre arrestato per favoreggiamento la coppia che ospitava il bandito. Quando lo abbiamo arrestato ha alzato gli occhi al cielo, sembrava che stesse dicendo «è finita», ma è rimasto in silenzio, non ha detto una sola parola, non ha avuto alcuna reazione. Novembre 1962. In Sardegna sono stati trovati i cadaveri di due banditi di Orgosolo, Salvatore Mattu e Giovanni Mesina. I giornalisti accorsi sul posto danno versioni contraddittorie. Le autorità di polizia sembrano incerte. Ad assistere al fattaccio non c'erano evidentemente che i protagonisti, ma anche se si dovesse scoprire un testimone, si tratterebbe certamente di un sordomuto cieco. Alcuni precedenti sembrano avvalorare la tesi che si sia trattato di un regolamento di conti fra bande rivali. Qualche anno fa il Mesina era stato implicato nell'uccisione di un mercante bergheddese, Pietrino Crasta, e riconosciuto colpevole. Ma si era appellato contro la sentenza e il tribunale lo aveva mandato assolto dopo 2 anni di carcere per non aver commesso il fatto, la cui responsabilità era stata addossata a Giuseppe Muscau e Salvatore Mattu, latitanti. Pare che tempo fa il questore di Nuoro avvertisse il Mesina di stare in guardia, perché gli risultava che Muscau e Mattu si consideravano traditi da lui e avevano giurato di vendicarsene. Ma Mesina aveva risposto che sapeva badare ai fatti suoi, anche perché poteva contare su 3 fratelli che avrebbero saputo come regolarsi se a lui fosse stato torto un capello. Egli dunque non faceva nessun assegnamento sulle forze dell'ordine, anzi tirava ad estrometterle dalla faccenda. Si sentiva molto più garantito e protetto dalla famiglia e dal clan, nel cui segreto codice d'onore sta scritto che un colpo di fucile si ripaga con un altro colpo di fucile. E specialmente in Barbagia, nel 1962, sono d'accordo tutti, criminali e galantuomini. Il pubblico ministero aveva frattanto impugnato la sentenza di appello che aveva mandato assolto il Mesina, e questi era stato convocato per un terzo processo. O che si sentisse colpevole della morte del Crasta, o che non avesse fiducia nella giustizia, fatto sta che non volle presentarsi e preferì darsi alla macchia, insieme al fratello Graziano, che c'era già per tentato omicidio ai danni di un bovaro nuorese. È perlomeno plausibile che qui, fra i dirupi, in mezzo a cui scorre il Cedrino, nelle selvagge solitudini in cui la legge non fa legge, sia avvenuto, magari casualmente, lo scontro fra 2 bande e che il Mattu, dopo aver fatto la pelle al Mesina, ci abbia rimesso la sua, o viceversa. Ma a far dubitare di questa versione ci sono alcuni piccoli particolari che potrebbero sembrare irrilevanti. Mesina è stato trovato crivellato da una scarica di mitra, ma con le mani legate, segno che lo hanno catturato vivo e poi ucciso. Mattu, sebbene potentemente armato di mitra, bombe e pistola, è stato accoppato a pugnalate. Non si capisce quindi come i due abbiano potuto tecnicamente eliminarsi a vicenda. Ma meno ancora si capisce perché i loro compagni li abbiano allineati l'uno accanto all'altro. Dalle tracce scoperte sul terreno, almeno stando ai giornali, risulta che erano caduti a distanza di qualche decina di metri fra loro. I giustizieri li hanno quindi riaccostati di proposito, quasi a significare che dovevano restare insieme nel castigo, come lo erano stati nel misfatto. I banditi sardi alle forme ci tengono, specie a quelle funebri. E non si era mai sentito che il cadavere del delatore venisse disposto accanto a quello del denunziato, né la vittima accanto al carnefice.
Dal rituale di questo duplice assassinio si direbbe che i due morti non si sono ammazzati fra di loro, ma sono stati eliminati da altri, e non senza un abbozzo di processo, sommario, come dimostrano i polsi legati di Mesina. 5 novembre 1962. La polizia cercava i banditi vivi nei boschi sopra Orgosolo. Sono certo lì quelli che sanno per mano di chi sono morti il brigante Salvatore Mattu e il pastore Giovanni Mesina. E la polizia ha trovato invece i resti di altri morti. L'orribile scoperta è stata fatta questa mattina, all'alba. Gli agenti di una pattuglia che aveva battuto per tutta la notte la boscaglia, scandagliando ogni anfratto riparato per scoprire eventuali tracce di bivacco, sono entrati in una grotta. Al fascio di luce delle torce elettriche, da terra, ha risposto un biancore. C'erano ossa, erano resti, si è accertato presto, di uomini, probabilmente 3. I resti erano bruciacchiati. I 3, verosimilmente assassinati, erano poi stati dati alle fiamme. Nella grotta, oltre agli scheletri bruciacchiati, non c'era niente che potesse aiutare, in qualche modo, a dare un nome ai morti. Possono essere briganti caduti in uno scontro di bande rivali, possono essere persone rimaste vittime di qualche regolamento di conti, possono essere gente del paese o gente di fuori. Più facile che siano forestieri, si pensa. Dal dopoguerra in qua, ad Orgosolo, non ci sono infatti 3 persone scomparse. I morti ci sono stati a decine, ma i corpi sono sempre stati ritrovati. In paese tutti sapevano delle ossa trovate nella grotta, prima ancora che lo dicesse la radio, e il pensiero della gente è subito corso al bandito Tandeddu, il più famoso, il vero Giuliano di Orgosolo, che imperò nella foresta fino all'inverno del 1954. Fece poi anche lui la fine del Giuliano vero di Montelepre, ammazzato da un amico e offerto cadavere in un fosso sul ciglio della strada maestra ai carabinieri che lo cercavano da anni. Nel solo 54, nei boschi e nelle strade intorno al paese, ci furono 40 morti ammazzati, 9 nel solo mese di agosto. Forse è un po' presto per attribuire i 3 morti a Tandeddu e alla sua banda, come fa la gente di Orgosolo. Prima almeno ci vuole il responso dei medici, ma se qui dicono che è stato Tandeddu, vedrete che finirà per risultare che i 3 sono morti davvero all'epoca del bandito più truce. Perché da queste parti in fatto di morti ammazzati l'esperienza è insuperabile, come lo è in fatto di morituri. Vedrete, diceva ieri il sindaco, parlando dei fatti che hanno riportato il banditismo orgolese di grande attualità, e in particolare del regolamento di conti fra il bandito Mattu e il pastore Mesina, che finché non si saranno fatti giustizia da soli, non saranno contenti. Sulla pelle di Giuseppe Muscao, che era capobanda e grande amico di Mattu, oppure su quella di Graziano Mesina, giovanissimo fratello del pastore. Nessuno a Orgosolo giocherebbe un soldo. 14 novembre 1962. Graziano Mesina, il latitante 23enne fratello di Giovanni Mesina, assassinato nei giorni scorsi, insieme al bandito Salvatore Mattu, ha ucciso nel tardo pomeriggio di oggi, con una raffica di mitra, Andrea Muscau, di 22 anni, il fratello del noto latitante Giuseppe Muscau. La sparatoria è avvenuta in un bar di Orgosolo, verso le 19:30. Andrea Muscau, fratello del latitante Giuseppe, è stato ucciso mentre si trovava accanto al bancone di Mescita con alcuni suoi amici. Graziano Mesina è entrato nel bar come una furia, spalancando la porta con una spallata. Appena varcata la soglia, il Mesina ha chiamato a voce alta il suo rivale. Andrea Muscau, che è stato indubbiamente colto di sorpresa, si è voltato in quel momento. Il Mesina ha aperto il fuoco. La raffica, esplosa a distanza ravvicinata, ha colto in pieno il Muscau, uccidendolo. Uno degli avventori, amico del Muscau, ha affrontato il Mesina e, approfittando del trambusto creato nel locale e di un attimo di disattenzione dell'assassino, si è lanciato contro di lui, impugnando una bottiglia come una clava, ed è riuscito a colpirlo al capo con violenza. Il bandito, sorpreso e tramortito dal colpo, non ha potuto accennare la minima reazione. Ferito al capo, il 23enne Graziano Mesina è crollato al suolo. Nel frattempo qualcuno aveva provveduto ad avvertire la polizia,
che prontamente è intervenuta ed ha potuto ammanettarlo e condurlo in caserma. Sul posto del delitto si è subito recato anche il questore di Nuoro, che ha prontamente disposto le indagini. Il Mesina, interrogato, non ha voluto spiegare il suo gesto. Il delitto, commesso stasera dal giovanissimo orgolese Graziano Mesina, che come si è detto ha appena 23 anni, è indubbiamente da mettere in relazione con gli ultimi fatti di sangue avvenuti nel tormentato paese della Barbagia. Il ragazzo aveva appena 18 anni quando fu arrestato la prima volta per porto abusivo di armi e condannato ad un mese di carcere. Rimesso in libertà, andò a pascolare un gregge della famiglia nelle campagne della provincia di Sassari, lontano dal sopramonte, per non compromettersi. Qui però, a Mores, il grosso centro agricolo, ad una trentina di chilometri dal capoluogo settentrionale dell'isola, Graziano Mesina non tardò a rivelare la sua indole. Minacciò con una rivoltella un commerciante del luogo. Quando costui si ribellò al tentativo di aggressione, egli gli esplose contro 3 colpi di rivoltella, ferendolo gravemente. I carabinieri lo denunciarono per rapina e tentato omicidio, lo arrestarono e il magistrato inquirente lo rinviò a giudizio. Durante il trasferimento da Nuoro a Sassari, però, il giovane attuò la sua prima evasione. A Macomer, a metà strada tra i due centri, sebbene ammanettato e sorvegliato, egli riuscì infatti a saltare dal convoglio in corsa, dileguandosi nelle campagne. Cadde e fu raggiunto. In assise venne condannato e ricondotto a Nuoro. In carcere accusò forti emicranie e mal di ventre. Venne ricoverato in osservazione in ospedale, in una stanzetta con un altro detenuto. Una notte attese che il suo compagno uscisse dalla stanza, poi scavalcò il davanzale e si lasciò scivolare lungo la grondaia, riacquistando la libertà e rifugiandosi nel sopramonte che domina Orgosolo. Si è rifatto vivo questa sera in paese per uccidere e vendicare la fine del fratello.